Salve a tutti! Sul banco abbiamo un giradischi Sony PSLX3 che ha due difetti. Il primo difetto è questo: non funziona l'automatismo di riconoscimento del disco, ovvero normalmente quando si posiziona un disco a 45 giri il braccio dovrebbe atterrare all'inizio del solco del disco, e lo stesso dovrebbe avvenire se si seleziona un disco a 33 giri, ma ciò non avviene. Ma come funziona il riconoscimento del disco su questo modello di giradischi? Questa torretta emette una luce. Al di sotto del piatto ci sono due fotodiodi, uno a questa altezza e uno a quest'altra. Quando viene posizionato un disco a 45 giri, come possiamo vedere, le prime 3 tacche vengono coperte, rimangono scoperte le altre 3. Il giradischi riconosce che c'è un disco a 45 giri e sposta il braccio a questa altezza. Quando viene posizionato un disco a 33 giri, invece, tutte le fessure vengono coperte. Il giradischi riconosce che c'è un disco a 33 giri e porta il braccetto all'inizio del disco. Il difetto di questo giradischi è che, indipendentemente da quale disco noi mettiamo, lui si posiziona sui 45 giri. Facciamo una prova. Abbiamo un disco a 33 giri, selezioniamo 33 giri, facciamo partire l'automatismo ma la puntina si va a posizionare all'altezza dei 45 giri. Quindi bisogna capire dov'è il problema. Un altro problema del giradischi è che la puntina, cioè il braccio, non si posiziona perfettamente all'inizio del disco, indipendentemente se a 33 o a 45 giri, ma questo è un problema di più facile risoluzione, come vedremo più avanti. Se non c'è nessun disco e quindi tutte le fessure rimangono esposte alla luce della torretta, il giradischi si accorge che non c'è nessun disco e evita di far partire il braccio in modo che la puntina si posizioni sulla gomma. Ora, se io copro la torretta in modo che non emetta luce, come potete vedere il giradischi funziona. Ho lasciato sollevato il braccio per non rovinare la puntina. Vicino al braccio, sotto, c'è un elettrocalamita che, se riconosce un disco a 33 giri, si attrae e limita lo spostamento del braccetto. Andremo direttamente lì a verificare se l'elettrocalamita è bloccata, funziona o meno. Ho rimosso il piatto e, come potete vedere, questi sono i due fotodiodi che ricevono un segnale da questa torretta, una porzione di raggi infrarossi. Questa è la parte più interna che legge i 45 giri, questa è la parte più esterna. Il disco rotando fa lampeggiare la luce, infatti il piatto deve riconoscere una luce lampeggiante. Questa qui dovrebbe essere l'elettrocalamita che, attraendosi, limita l'escursione del braccio. Intanto, con un po' di lubrificante diamo una rivitalizzata ai meccanismi, agendo con molta delicatezza. Bene, ingranaggi sbloccati. Adesso facciamo un test. Funzionamento a 33 giri.
perfetto, funzionamento a 45 giri, perfetto. Ora non rimane che regolare il braccetto sul punto di inizio del disco. Come possiamo vedere da questa ripresa, la puntina, il braccio non si posiziona perfettamente all'inizio del disco, ma leggermente prima. C'è il rischio che buca praticamente, che non aggancia il solco. Per calibrare la posizione di inizio disco su questo modello di giradischi bisogna agire sulla vite di regolazione posta a sinistra dell'inizio del braccio, vite che è nascosta da un tappo. La vite ha un movimento a scatti e conviene fare piccole regolazioni, in questo caso in senso orario, poi provare se la calibrazione è andata a buon fine, altrimenti agire di nuovo sulla vite fino a quando non si raggiunge il risultato voluto. Bene, seconda prova. Ecco, già è più interessante l'inizio. Perfetto, la puntina appoggia perfettamente sull'inizio del disco. Test con disco a 45 giri. Perfetto. Una volta regolato a 33 giri, come dice il service manual, la regolazione vale anche per i dischi a 45 giri. Revisione effettuata con successo. In effetti non si è trattato di una riparazione, ma è bastato sbloccare gli ingranaggi e regolare il punto di inizio disco. Ora tarerò il peso della testina perché molto probabilmente si è starato. Spero che questo video possa servire da spunto a qualcuno. Non sempre i malfunzionamenti nascondono gravi danni. Questi dispositivi, costruiti in passato, possono durare anni se tenuti bene, però se lasciati fermi per parecchio tempo possono soffrire, diciamo così, di impigrimento degli ingranaggi. Un saluto a tutti da Mr. Volt.